Il refrain che continuava da anni che non si potesse affrontare il lavoro da casa è stato smentito. Ho scoperto un modo di lavorare diverso, per certi versi, più snello, sfruttando di più il digitale. Per me è stata una cosa positiva in questo senso. Intanto l'azienda ha capito che si può lavorare da casa, anche troppo. Il mio team ha fatto delle cose eccezionali e sono state fatte tutte totalmente da remoto, cioè fra marzo e giugno 2020, di cui, diciamo, raccogliamo ancora i frutti oggi. La cosa più bella della giornata è andare a pranzo insieme, quindi questa è la dimensione che mi è mancata da pazzi. Perché inizia la mattina alle 9, una riunione via l'altra, una riunione via l'altra e non hai quel qualcosa che alla fine è la motivazione per cui è bello andare al lavoro. Chi aveva una situazione stabile di vita e di professione, l'impatto è stato sicuramente disagiante, ma non così tanto. Coloro invece che erano in un momento di passaggio, di scelta, di prospettiva, di opportunità, secondo me ne hanno subito le conseguenze, mentre chi magari come noi era in una situazione tutto sommato abbastanza in continuità e senza grandi, come dire, bivi di fronte, l'ha subito molto meno, io ritengo. Mi sono iscritta a Milano, quindi volevo scoprire questa nuova vita a Milano e poi avevo iniziato anche un tirocinio e poi dopo qualche mese niente, è finito tutto. Cioè era marzo del 2020, quindi sono dovuta tornare a casa e seguire le lezioni da casa per 2 anni, da dimenticare. Io in realtà stavo finendo l'università, la triennale, avevo studiato lingue orientali, con appunto i miei compagni di università, avevano tutto programmato per partire, andare là, capire se studiare, lavorare, fare qualcosa nell'ambito ovviamente della comunicazione, però in Cina. E ovviamente obbligatoriamente questo percorso è saltato. Probabilmente non sarei qui a fare quello che faccio adesso. Forse questo parere qui è un po' fuori dallo standard, però io avevo il mio bel portatile, sono rimasto in montagna, periodo più bello della mia vita. Quindi disagio no di sicuro. Cioè, io ho firmato dei contratti milionari in quel periodo lì, ma ci siamo inventati le call di aperitivo, le call per fare pranzo, per fare un momento così gioviale, no? Di intrattenimento. Ci siamo inventati le lezioni di ginnastica. Bellissimo, non è successo niente per me. Per me è stata proprio una rivelazione incredibile. Avere molta più possibilità di vivere la famiglia e quindi di creare un rapporto anche con mio figlio piccolo che è stato incredibile, proprio incredibile. Ho deciso proprio di abbandonare l'agenzia in cui lavoravo e aprire una partita IVA, perché mi sentivo veramente molto più libero di una serie di blocchi e di bagagli pesanti rispetto a prima della pandemia.